d'Oriente, Prima che sono arrivano calde, lo sai, più calde che me. Meriti di arrivarti a fare. Cioè io ho parcheggiato il mio. E ha bloccato un altro. Giuro me l'ha legato il motorino di un altro. Passare no, l'ho legato il mio al motorino di un altro. Ho legato quello Quello dell'altro. E vabbè. Si chiamano alla preghiera, giusto? Sì. Ciao da MF! Oggi è il terzo giorno del nostro road trip in Iran. Dopo aver visitato le moschee di Shiraz e le gloriose rovine di Persepoli e Pasargade, andiamo alla scoperta della città tra due deserti, Yazd. Yazd si trova infatti in una posizione davvero remota al centro dell'Iran, tra i deserti Dasht e Kavir e Dasht e Lut, e la sua architettura è decisamente desertica. La città delle Torri del Vento, ne vedremo parecchie durante il nostro giro, è una tappa obbligata per gli amanti dei dolciumi e delle sete. Inoltre, con i suoi oltre 3000 anni di storia, Yazd è stata per millenni un importante centro dello zoroastrismo. La nostra prima tappa di oggi riguarda proprio questa religione, la più antica tra quelle monoteistiche, le Torri del Silenzio, o in farsi Dakhmeh, di Yazd. Le Torri del Silenzio sono delle strutture religiose dedicate alla sepoltura in cielo dei defunti nel culto zoroastriano. Secondo questa fede, infatti, i cadaveri sono nasu, che significa sporchi o corrotti. Ai demoni che contaminano i corpi dei defunti non deve essere permesso di entrare in contatto con gli elementi puri, ovvero acqua, fuoco, aria e terra. Di conseguenza, i corpi vengono posti su alte torri ed esposti al sole e agli avvoltoi. Una particolarità delle Torri del Silenzio iraniane è che sono costruite in cima a colline o basse montagne, ovviamente fuori dai centri abitati. Qui a Yazd le torri non sono più in uso dagli anni 70, quando il governo ne impose la chiusura. Anche se il rituale è ancora in uso nella comunità zoroastriana, è sempre più a rischio a causa della sovrappopolazione e della scarsità di avvoltoi. Il culto e la cultura zoroastriana sono molto affascinanti. È come immergersi in un passato remoto che ci suona incredibilmente familiare. Gli insegnamenti di Zarathustra, profeta che visse tra il VI e il X secolo a.C., esaltano una benevolente divinità chiamata Ahura Mazda, che significa saggio signore, e si concentrano sulla lotta tra bene e male, sul giudizio dopo la morte, paradiso ed inferno e sull'esercizio della libertà di scelta individuale. Questi temi hanno certamente influenzato altre religioni e filosofie successive come giudaismo, filosofia greca, cristianesimo e Islam. Le radici del pensiero zoroastrista sono nate sull'altipiano iranico più di 4000 anni fa ed ancora oggi plasmano le vicende dell'umanità. Che storia! In alcune zone del mondo, come in Medio Oriente, le temperature possono arrivare a superare i 40 gradi e l'escursione termica fra il giorno e la notte porta a giornate torride e notti decisamente fredde.
Ma nel X secolo a.C. i persiani avevano già inventato diverse soluzioni per questo scottante problema. Muri spessi, cupole, fontane e canali d'acqua e il condizionatore. Sì, perché a Yazd, qui e qui, abbiamo già visto le cosiddette torri del vento o baghir, che nient'altro sono che antichi condizionatori o sistemi di raffreddamento passivo. Esistono vari tipi di torri del vento. Le più comuni e semplici sono quelle che funzionano per convezione, introducendo aria fresca da fuori e spingendola verso il basso, mentre fanno fuoriuscire l'aria calda che, meno densa, sale verso l'alto seguendo il principio di Archimede. Dopo zoroastriani, torri del vento e moschee, la nostra visita a Yazd non è ancora finita, perché la città fra i deserti ha ancora 2 sorprese da riservarci. La prima, andiamo sui tetti della città a vedere il tramonto dall'alto. Questa è un'esperienza che se passate per di qui non dovete assolutamente perdervi. La seconda è ancora più particolare e strana. Proprio in centro città scendiamo alcuni gradini e ci troviamo in una cisterna interrata, che però non è più usata per essere riempita di acqua, ma vi è stato costruito uno Zurkaneh, che vuol dire casa della forza, ed è un'antica palestra persiana in cui i guerrieri si allenavano prima della guerra. Questa antica tradizione militare è arrivata ai nostri giorni come pratica sportiva. Oggi uomini di tutte le età si trovano in questi club per mostrare la loro forza e allenarsi facendo degli esercizi che ricordano un'antica danza di guerra, in un allenamento che sembra quasi uno spettacolo. E infatti lo è, perché molte persone vengono a vederli, non solo turisti, ma anche locali. L'allenamento che vediamo ha il sapore di un rito, che si svolge al ritmo di canti e poesie tradizionali, e al ritmo di un tamburo che incessantemente scandisce gli esercizi. Nel prossimo video arriviamo nella città più bella e ospitale di tutto il Medio Oriente, la cosiddetta perla di Persia, Isfahan. E se proprio non riuscite più a stare senza i nostri pipponi storico-scientifici, iscrivetevi al canale, premete like e cliccate la campanella per ricevere la notifica push ogni volta che caricheremo un nuovo video. Ciao! Premete like e
Che cosa? E se proprio non riuscite più a stare senza i nostri pipponi scientifico... storico...